Ciao a tutti e bentornati a un nuovo video. Io sono Druci Alba e sono un'aspirante scrittrice e oggi vi dirò 6 ragioni per le quali ogni aspirante scrittore dovrebbe condividere quello che scrive online prima del suo grande debutto. Qualche mese fa ho aperto un account Instagram e ho iniziato a seguire tanti aspiranti scrittori come me. E nel corso dei mesi ho notato che molti di loro hanno paure o ansie legate all'idea di condividere il proprio libro, di pubblicare e di essere letti. Per approfondire ulteriormente questa questione ho fatto delle domande sulle mie storie di Instagram e su Facebook e ho chiesto 4 cose diverse. Ho chiesto 1. Che sentimenti provate all'idea che qualcuno legga quello che scrivete? Domanda 2. Che cosa vi spaventa di più di quest'idea? Domanda 3. Avete condiviso o condividete le vostre storie online, originali o fanfiction? 4. Se avete condiviso le vostre storie online, vi ha aiutato a essere meno ansiosi o a esorcizzare altre paure relative all'essere letti? Perché? In quale modo? Ho ricevuto molte risposte diverse, tutte che ruotavano intorno all'ansia da prestazione, la paura che i propri personaggi non vengano compresi, la paura che i propri personaggi non piacciono, paura di essere giudicati, paura che i temi affrontati vengano fraintesi, paura che quello che si scrive non piaccia, eccetera. Queste risposte mi hanno portato a riflettere sulla mia esperienza personale. Chi mi conosce sa che ho iniziato a pubblicare all'incirca 12 anni fa, prima su un forum online e poi su AFP, e condividere le mie storie online, mi sono accorta, mi ha aiutato a non sviluppare proprio molte di queste paure. Presumo che questo sia perché ho iniziato a scrivere come se fosse un hobby, avevo 12 anni, non avevo considerato l'idea di fare la scrittrice come professione, di conseguenza ora che ho deciso di volerlo fare in maniera professionale, postavo online ormai da così tanti anni che molte di quelle paure erano già state esorcizzate in un certo senso, perché ero già appunto abituata. Di conseguenza ho pensato di parlarvi delle 6 ragioni per le quali a mio parere chiunque aspira a diventare uno scrittore dovrebbe condividere i propri scritti online prima di debuttare appunto in maniera o tradizionale o con il self-publishing. Punto 1. Ottenere un feedback e imparare ad accettarlo. Ottenere un feedback è molto importante per uno scrittore, soprattutto uno scrittore alle prime armi. Ma una cosa ancora più importante è imparare ad accettare le critiche, sia quelle costruttive, sia quelle che invece sono semplicemente negative. Ottenere critiche è una parte importante del lavoro. Questo è importante perché è impossibile piacere a tutti. Nella vita si troverà sempre qualcuno che ci criticherà o a cui non piacerà quello che scriviamo. L'importante è imparare ad accettare queste critiche, accettare questo fatto e non arrendersi, non abbattersi. In secondo luogo si trovano anche molte persone che criticano in maniera costruttiva e quindi bisogna imparare a prendere queste critiche e a metterle in atto se sono fondate o a imparare da esse comunque. Ma ci sono anche molte persone che sputano cattiverie gratuite, che possono abbattere uno scrittore. Di conseguenza bisogna anche imparare a reagire e a non lasciarsi abbattere. Secondo punto, conoscere altre persone con la stessa passione. Non c'è niente di più bello che condividere la propria passione con altre persone. Personalmente non conoscevo nessuno a cui piacesse scrivere crescendo, non fino al momento in cui ho aperto il mio account AFP e poi il mio profilo Facebook nel 2011 all'incirca. Su Facebook ho trovato una community di scrittori e lettori che avevano le mie stesse passioni e che scrivevano sia originali e fanfiction e con le quali ho instaurato amicizia e collaborazione nel corso degli anni. Questo si collega direttamente al terzo punto, costruire una community, che è quello che appunto ho fatto soprattutto attraverso i social network. Per me è stato particolarmente importante appunto il profilo Facebook. Il quarto punto è trovare potenziali lettori, e intendo lettori che potrebbero passare dal leggervi online gratuitamente al comprare i vostri libri in futuro. Io ovviamente non ho ancora pubblicato niente, di conseguenza questa è solo una teoria, ma penso che nel corso degli anni tra le persone che ho conosciuto e che ho tra gli amici di Facebook ci sia almeno una persona che apprezzi quello che scrivo e che sarebbe disposta a sostenermi e a leggere qualcosa che io pubblicherei. Il quinto punto è ottenere aiuto da parte di altri scrittori. Scrivere è un lavoro complicato, è un viaggio che può essere molto solitario. Di conseguenza il sostegno di una community, il sostegno di altri scrittori è molto importante, non solo per i consigli, ma anche per il sostegno reciproco che ci si può dare. È più facile scrivere con qualcuno a fianco che scrivere
fare da soli. Io ho trovato la mia principale lettrice, la persona che beta tutto quello che scrivo, che legge tutto quello che scrivo prima di chiunque altro, su AFP attraverso Facebook. E negli ultimi 6 anni abbiamo letto le cose una dell'altra e ci siamo sostenute e aiutate, e questo ha reso il nostro viaggio come aspiranti scrittori molto più facile e molto più divertente che se l'avessimo fatto ognuna per conto suo. Questo si connette al punto 6, che è avere un sostegno morale. Questo viene appunto sia da altri scrittori che stanno magari anche loro scrivendo il loro romanzo di debutto, che anche loro stanno cercando un agente o una casa editrice o stanno provando il self-publishing, ma anche da appunto lettori che commentano in maniera positiva le vostre storie, che vi danno consigli, che vi sostengono nel corso degli anni e che appunto diventano vostri fan veri e propri. E con quest'ultimo punto chiudiamo il video di oggi. Come sempre vi ringrazio per essere stati qui e spero che il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se scrivete online, condividete se vi va i vostri profili, i miei li trovate in descrizione, così se magari qualcun altro nei commenti vuole sostenervi o anch'io magari voglio sostenervi, sappiamo dove trovarvi. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto e di cliccare sulla campanella se volete avere delle notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre buona scrittura!